Ciao, buongiorno. Per la settimana del Cervino abbiamo pensato di venire qua su, appunto, e qua dietro alle nostre spalle, che fa capolino tra le nuvole, e dato che è un sogno tormentato per quasi tutti gli escursionisti, perché la salita al Cervino per qualsiasi via è difficile, abbiamo pensato di fare una piccola serie intitolata Sentieri intorno al Cervino, accessibile a tutti. Escursionisti esperti. Il sentiero 65 da Plan Maison a Rifugio Orondé e poi alla Croce Carrel è considerato di difficoltà escursionisti esperti, con tratti esposti specialmente nella salita alla croce. Il Breton occidentale è considerato un 4000 facile, con difficoltà alpinistiche di tipo facile, quindi su scala alpinistica, e richiede attrezzatura alpinistica. Valuta sempre bene. In questo video vedrai che le condizioni meteo possono alzare le difficoltà di un percorso. Se non sei sicuro, rivolgiti ad una guida alpina. Vogliamo anche ringraziare tutte le persone che abbiamo incontrato. Condividere le stesse passioni è una cosa unica. E grazie alla settimana del Cervino ricca di eventi e gare c'è stata la possibilità di vedere anche altri sport diversi, ma sempre legati alla montagna. Per l'appunto stiamo andando al Rifugio Orondé, alle nostre spalle lasciamo Plan Maison, ma un abbassamento della temperatura ci costringe a coprirci di più. Ha proprio chiuso, non si vede completamente nulla. Speriamo che ci sia un'apertura per farvi vedere il Cervino. Carrel è stato un alpinista italiano morto sul Cervino nel 1890 dopo aver salvato il suo cliente. È noto per essere stato uno dei primi italiani a salire sulla vetta del Cervino dal versante italiano. Senza sole i colori non si vedono bene, ma c'è una stupenda fioritura. Sabato 19 luglio, anticiclone africano, mezza Italia nella morsa del caldo. Qui siamo al freddo, non vediamo nulla, ma abbiamo trovato questo bel masso. Siamo stati sorpresi da un fortissimo temporale. Sì, dovevate sentire i tuoni che venivano da là. Ecco il Cervino. Dai Sara, si mangia qualcosa a rifugio, vero? Colgo l'occasione per ricordare che è un sentiero comunque per escursionisti esperti, perché ti puoi trovare in queste situazioni. Ecco lassù il rifugio. C'è una certa emozione, praticamente siamo sulla via per il Cervino, via normale italiana.
Il rifugio Oriondè è dedicato a Luigi Amedeo di Savoia, duca degli Abruzzi, per il suo profondo legame con il Cervino e la sua passione per l'alpinismo. Oggi qui mangeremo un piatto tipico locale, la polenta valdostana. Qui scende anche un diretto sentiero per Cervinia. Ma le sorprese non finiscono qui, perché ti porteremo a quota 4000 metri. Saliremo sul Brayton occidentale, dove potrai vedere il Cervino da una prospettiva sorprendente. Buongiorno, dal rifugio guide del Cervino al Plateau Rosard. Questo rifugio è un punto di riferimento per gli alpinisti e gli amanti della montagna, con una storia legata alla tradizione e alla passione per il Cervino, tramandata dalla Società delle Guide Alpine. Anche oggi le condizioni meteo non sono buone, ma ci proviamo ugualmente. Chissà se potremo farti vedere il Cervino. La giornata non è delle migliori, ma essere qua è sempre bello. Nel frattempo che ci leghiamo in cordata, vi facciamo vedere 2 foto che abbiamo scattato tempo indietro, nel solito punto in cui ci troviamo ora, dove il Cervino erge maestoso come un re. Se ti interessa come legarsi in cordata, c'è un mio vecchio video su come legarsi in 2 sul ghiacciaio. Attenzione, in questo caso se uno cade in un crepaccio il 50% della cordata è già in difficoltà. Per quanto riguarda il nodo a palla, sì o no, interessante questo video, che trovi sempre il link in descrizione. Per il nodo Machard che vedi in video trovi sempre il link in descrizione. In descrizione trovi anche per fare il cordino da ghiacciaio. Importante il kit di soccorso crepaccio, ovviamente una pala e la coperta termica di emergenza. Per il mio zaino alpinismo invece trovi una recensione genuina, sempre con il link in descrizione. Purtroppo, da come puoi vedere dalle immagini, oggi è impossibile sperare in un'apertura per vedere spuntare il Cervino. Servirebbe un miracolo, ma noi siamo comunque felici. Fortunatamente ti posso far vedere le foto fatte una volta prima, quando il Cervino si vedeva, e capirai la magnificenza di questa vetta piramidale
che spicca grandiosa. Spicca nonostante osiamo vederla dai 4165 metri del Breithorn occidentale. Ecco, questo è l'esempio di un crepaccio e si vede bene la struttura, come si formano. Ora mi passo il bastoncino per farvi vedere praticamente se uno mette i piedi lì, praticamente quello è parzialmente coperto il crepaccio, uno mette i piedi lì e può praticamente andare giù. Vedi, come faceva notare Sara, in quel punto lì effettivamente c'è tanta neve, però lì c'è un crepaccio piccolissimo che se uno cade in quel punto lì, a quel punto lì potrebbe dopo andare anche di sotto. Ora ci possiamo slegare e fra poco vi diamo i saluti dal rifugio. Dal rifugio delle guide del Cerviglio vi salutiamo. Un grande abbraccio e come sempre buona montagna a tutti.